Questa è la limousine che ho comprato circa un anno fa per 6.000 euro e in questo video voglio trasformarla in una vera e propria pizzeria viaggiante con tavoli, cameriere, forno, pizzaiolo, menù e tutto quanto quello che serve per una cena epica. Sarà tanto lavoro da fare, quindi portiamola dentro e iniziamo. Allora, intanto apriamola, accendiamola e vediamo se funziona. Ok, allora, madonna, non si accende neanche il quadro. Cioè, giro la chiave e non va neanche il quadro. Scusa, apriamo un attimo il cofano. Mi ero dimenticato, che stupido. Avevo tolto la batteria appena dopo averla parcheggiata, altrimenti per un anno ferma si sarebbe scaricata. Andiamo a prenderla. Eccola qua. Ok, allora più rosso e meno nero. Perfetto. Giriamo l'attacca-stacca e proviamo. 3, 2, 1. Ok signori, ok. Il quadro si accende. Allora qua come cazzo fa? Ok. Si è accesa per un attimo, proviamo ancora. Diciamo che con un po' di tentennamenti alla fine siamo riusciti ad accenderla. Ho quindi deciso di lasciarla girare un attimo per poi portarla all'interno del magazzino. E qui è venuto fuori subito il primo problema. Allora raga, ho già sentito dei rumori. Mi sa che abbiamo toccato sotto qua. Vediamo. Sì, madonna, abbiamo già un piccolo problema. Ho voluto portarla dentro senza alzare i compressori perché l'apparecchio dietro che gonfia, che non funziona bene, e quindi adesso è un casino. Porco zio, che due palle. La prossima cosa sbagliata che ho fatto è stata provare ad alzarla con il muletto da dietro. Ancora, stop. Accorgendomi solo dopo che forse, attenzione, ho rischiato di bucare il serbatoio. No, fermo. Come cazzo facciamo? Dopo qualche imprecazione non potevo rimanere con la limousine in mezzo all'entrata. Ho quindi deciso di fare la retro e trascinarla a qualunque costo, tanto il tubo di scarico era comunque già da rifare. Cioè, manca praticamente quel pezzettino lì. Ok, ce l'abbiamo. Siamo entrati con un po' di disagio. Dove posso andare? Vai, vieni. Che cazzo è sto casino, Steve? Ma Steve! Ma sei un coglionazzo! Che figlio, ma scherzo di Steven a parte, abbiamo poi notato alcuni pezzi di auto per terra che forse si erano staccati dalla marmitta. Ci penserà il meccanico. E guardando poi sotto abbiamo avuto la conferma. Porca troia! Ma è caduto tutto qua! Ma scusami, c'è niente da ridere! E quindi niente raga, limousine portata all'interno del capannone, iniziamo a svuotarla e partiamo con il progetto pizzeria. Dai. Ok. Vediamo cosa c'è da svuotare. Mettiamo su un paio di guanti perché qua le cose sono rimaste ferme da un bel po'. Iniziamo almeno a portare via tutti questi cristalli qua. Madonna, guarda qua che boccia grossa. Vodka. Togliamo via il cuscinetto Lincoln. Ok. Ora iniziamo a smontare i sedili. Allora intanto accendiamo qua così vediamo un pochino di più. Mamma mia, attenzione signori, che limousine che abbiamo, Mamma mia, sono il Trump della situazione qua. Perfetto. No, è difficilissimo fare sta roba. Diciamo che questa limousine è molto vecchia, per giunta l'ho presa in una zona losca di Milano, quindi ha un passato un po' così e così e come vedete è stata tenuta molto male, piena di ruggine e quant'altro. Ho quindi deciso di prendere il flessibile e di passare alle maniere forti. Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia, che fatica signori, mamma mia. Tutto per colpa di questo pezzo qua, questo bastardello. A sto punto per questo sedile direi di fare la stessa identica cosa col flessibile. Togliamo questi due qui, poi quei due là e in 0,2 tiriamo via tutto. Dai. Le sfighe non finiscono mai, Non c'è nessunissimo problema. Prendiamo il segaccio e li montiamo alla lama per il ferro. Eccola qua. Bella. Batteria e si va a comandare. Ma che bello. Andiamo avanti anche di qua. Manca l'ultima signori.
proviamo a vedere se si alza tutto esattamente. Brutto bastardello, alla fine ho vinto io. E come potete vedere, dietro lo schienale, oltre a tutti i cavi elettrici e tubetti vari per l'aria condizionata, c'era installata una delle casse dell'impianto stereo, ma dato che comunque andava svuotato tutto, ho deciso di togliere anche quella. Ho poi continuato con la stessa operazione anche sul lato destro e dopo circa un paio d'ore di lavoro le pareti erano finalmente libere. Ok, ora facciamo questo qua. Vabbè, easy. Sto qua alzandolo, viene via. E voilà, signori. E la limousine ufficialmente è completamente spoglia. E questa qua di fianco è tutta la roba di scarto che è venuta fuori. Ho provato poi a tirare la moquette interna e dato che veniva via facilmente ho deciso di sfilarla tutta, così da non avere parti impregnate di sporco. Adesso sì, signori, sembra veramente un'auto con all'interno nulla. Guardate qua che piazza pulita che ho fatto. E questo qui dovrebbe essere tutto il rivestimento termico. Mezz'oretta dopo è poi arrivato un mio socio elettricista per sistemare tutti i cavi che componevano l'impianto elettrico. Infine con l'aspiratore gli ho dato una bella passata per pulire fuori il tutto. Ok, perfetto. Prima di passare alla costruzione vera e propria all'interno della limousine ho bisogno di chiamare un meccanico per sistemarmi e rivedermi un attimino il motore. Bisogna sicuramente mettere un po' d'olio, riempire d'acqua. Qua sotto, come vedete, ci sono delle perdite. Lasciamo perdere in mezzo che è venuto giù tutto il tubo di scarico, bisogna rifarlo. Insomma, un bel po' di problemi. Però se dobbiamo mangiare la pizza mentre l'auto è in funzione, devo essere sicuro che non si fermi. Che non fanno un po' di lavori sotto, sì. Vabbè, ma prima non riesci. Questo sabato? Dai, va bene, ciao. Ok, raga, meccanico chiamato. Il prossimo problema è come alziamo la limousine per farlo lavorare sotto. Un crick per limousine non ce l'ho. In mezzo col muletto non penso. La soluzione potrebbe essere mettere un sacco di bancali sotto ad ogni ruota e piano piano alzarla e portarla in quota. Senza perdere ulteriore tempo, così fatto arrivare da un'azienda qui vicino una ventina di bancali nuovi di pacca. A posto, Miki? Grazie mille. Ciao, bello. Dopodiché sui primi 4 principali ho tagliato e appoggiato un pannello di armatura quadrato per aumentare la superficie di distribuzione del peso e 4 pezzi posizionati ho avvitato tutto al centro. Adesso, signori, arriva la parte bella. Posto tutti i bancali, vengo qua col muletto, alzo la prima ruota e infilo il primo, poi alzo la seconda e infilo il secondo, terza, quarta, quinta. Prendiamo il nostro Lariana Carrelli, mamma mia che bellino che è. Ho così alzato il primo angolo della Lincoln, stando attento questa volta dove appoggiavo le forche del muletto. Attenzione signori, la faremo. Sento dei rumori strani, mettiamo subito il bancale. Ok, così dovrebbe essere più o meno in centro, esatto. E adesso abbassiamo. Vabbè, attenzione, il primo ce l'abbiamo fatta, Mi sono poi spostato dall'altra parte per sollevare la parte destra. Infilato il bancale numero 2 e il muso era già 20 cm più in alto. Ovviamente, raga, io il freno a mano l'ho tirato, però la sicurezza prima di tutto, soprattutto quando si fanno dei lavori un po' assurdi. Quindi prendo un bel pezzo di legno e li faccio tipo da cuneo, avanti e dietro, e blocchiamo. Ok, guarda che belli che sono. Magari fanno poco, ma quel poco è comunque in più a quello che avevamo. Facciamo anche di qui. Ho così continuato con la stessa tecnica anche sul posteriore, dove era leggermente più facile perché è meno pesante dato che il motore è davanti. E perfetto, raga, 4 bancali principali completate con legno di supporto per mantenere la macchina ferma e adesso con l'aiuto del nostro Steven la alziamo in quota verso la luna. Sei pronto, zio? Prontissimo. Andiamo. E niente, signori, i bancali come potete vedere riggono per ora. Adesso magari piano piano li avvito tutti uno dietro l'altro, così durante le notti che qui non si spostano. Ecco dov'è che si era rotto quando l'ho tirata dentro le capannone. Madonna mia che schifo, raga. Tutto piegato, guarda qua. Va bene, dai. Adesso passa tutto in mano al mio amico meccanico e poi iniziamo a costruire il dentro. Il giorno dopo, mentre c'erano lì i tecnici che cercavano di capire da dove partire, ho aperto e montato il nuovo carrello portautensili della Milwaukee rosso fiammante, riempito tutti i cassetti con i vari attrezzi che mi hanno mandato, così da agevolare tutte le mie lavorazioni future. Guardate, signori, che carino che è, grazie Milwaukee. Dopodiché, mentre io mi gustavo la mia bella banana come pranzo, i ragazzi hanno tolto il tubo di scarico, provato i soffioni dietro e acceso la macchina. Nei giorni successivi sono tornati a montarmi nuovi tubi con una saldatrice a filo gigantesca, bombolone del gas e connettori vari. Che qualità, signori! Che qualità! Hanno saldato tutto sul posto e collegato in modo definitivo l'impianto sotto. Mamma mia, guarda che tu vicini che mi hai messo giù! Questi qua sono belli, Ciao ragazzi, siete bravi, E questo è quello che è successo negli ultimi giorni con i meccanici che c'erano qua. Scarico sistemato, soffioni a posto, batteria, eccetera, eccetera. E quindi, signori, è arrivato il momento di tirare giù al piano terra la limousine
limousine. Prendiamo il muletto e iniziamo. Ok raga, a differenza dell'ultima volta voglio tirare via più bancali in un colpo solo, se no stiamo qua fino domani mattina, Però tanto che non voglio rischiare di spaccare tutto, mettiamo sotto un legno. In pratica il meccanico mi ha detto di appoggiarci allo chassis, ovvero così. Tac. Se alziamo qua dovrebbe essere tutto a posto. Vai, alza piano piano, ok. Vai. Steven, prova ad alzare un pochino di più, vai. Vai, piano. Vai. Ok, le ruote sono staccate. Fermo. Fammi tirare via i bancali. Perfetto. Prova a scendere. Stai piano che se mi scappa il legno siamo nella merda, Vai, piano, ok. E signori, abbiamo tolto 4 bancali in un colpo solo. Mamma mia. Come vedete la limousine è impicchiata verso l'alto, Sembra che sta decollando. Molto bene. Sì, vieni da questa parte col muletto. Allora, questa parte qua è un pochino più pesante. Vai, alza le forche. Vai. Prova ad alzare, vediamo cosa succede. Questo fa un po' più paura, raga. Madonna mia, le forche come si stanno piegando. Dio santo. Ok, fermo. Fermo via i bancali, vai. Ok, fermo che ne tiro via un altro. Vai. Adesso non ci sono i fermi sulle ruote, quindi occhio. Ok, adesso indietro. Ok, vai. Allora, mettiamo questi qua davanti e dietro, perché si è spostato un botto. Quando alziamo di là per l'ultima volta, mica che questa qua va avanti, mi sfonda sia il muletto che l'Audi. Non lo so, Ok, uno davanti, uno indietro, su una ruota sola dovrebbe bastare. Abbassiamo il posteriore. La limousine è tornata con i piedi per terra. Ora arriva la parte più incasinata. Cerchiamo di capire come fare all'interno il nostro ristorante. La pizzeria la voglio sviluppare in questo modo. Intanto facciamo entrare l'auto e leviamo il tetto, così capiamo bene. Allora, l'ingresso sarà sul lato destro posteriore. Si apre la portiera e appena entri ci sarà la cassa con il maître, detto anche caposala, che ti accompagnerà al tuo posto. Di fianco 2 tavolini rigorosamente separati e proseguendo verso il fondo la zona forno, con tutto quanto il necessario per cucinare. Perché, attenzione, guardate oggi cosa mi è arrivato, Guarda qua. La paletta della pizza, signori. Cosa fai? Quella per metterla dentro e sminchiarla così, capito? Mamma mia. No, tutto serio, non sto scherzando. Facciamo proprio una pizzeria vera. Andiamo avanti. Ovviamente gli ospiti non mangeranno in piedi. Ok, speriamo che quando arrivino gli ospiti la portiera l'ho sistemata. Quindi costruirò sul lato sinistro una bella panca lunghissima e dalla parte opposta ci sarà un pavimento che fa da corridoio per permettere al cameriere di andare avanti e indietro per consegnare le pizze. Zona forno clienti. Tutto quanto, signori, rivestito rigorosamente come una vera e propria pizzeria. Quindi tovaglia, menù, cuscini, posate, abbellimenti, eccetera. E avremo anche degli ospiti che vengono a mangiare, quindi iniziamo subito con la panca, precisamente lo schienale. Allora, vediamo come fare questo lavoro. Primissima cosa, tutta la parte superiore voglio tenerla perché rifinisce bene l'interno, però devo fissarla bene perché appena la tocco cade tutto. Ho quindi preso 3 stocchetti di legno, li ho tagliati a misura e li ho fissati tipo pilastri con qualche vite sotto alla struttura. Guardate com'è bello solido! Mamma mia! Perfetto! Dopodiché ho misurato la grandezza dello schienale e ho recuperato un foglio di legno avanzato da altri progetti passati. Quando il lavoro si fa duro, il giubbetto va a fare riportato le misure, tagliato e appoggiato sulla parete dell'auto. Signori, abbiamo Giotto. Ah no, aspetta, lui faceva i cerchi. Come si chiama quello che faceva i quadrati? Picasso. Piastrina di metallo. È una bella auto perforante perché sotto qua è ferro. Schienale montato, poi verificato quale altezza andasse bene per la seduta. Con la prima mi grattava la testa, con la seconda avevo le ginocchia in bocca. Ho quindi scelto di fare una via di mezzo. Altezza 30 cm, larghezza 35. Ok, voi adesso vi starete chiedendo: ma perché li hai tagliati obliqui in fondo? Perché quando li appoggio c'è questo pezzettino qui e così ce lo siamo levati dalle palle. 1, 2 e 3. Posizionato le gambe in verticale, le ho poi avvitate e aggiunto delle squadrette ad L per renderle ancora più ancorate a terra, perché ricordiamoci che mangeremo la pizza mentre l'auto è in movimento e non vogliamo ammazzarci. In ogni caso ho poi ritagliato e avvitato sopra un bel pannello di armatura per fare la seduta e devo dire che era abbastanza grande anche per sdraiarsi. Mi sa che è arrivato il corriere. Ciao carissimo. Gusti al forno della pizza. Hai visto che bello? Ciao, grazie mille. Forno della pizza, 17 pollici, completamente elettrico, 2200 watt. Vediamo com'è. Oh, guarda
guarda che carino! È proprio bello premium questo qui, Guarda che rifinitura. Forse un pochino grosso però, che cavolo lo mettiamo adesso? E questo qua mi sa che è la piastra dove appoggiare le pizze per cuocere. E va dentro qua. E figata, signori. Tutto questo casino qua mi è costato, indovinate un po', 400 euro. Molto molto bene. Sto spendendo un patrimonio per sta pizzeria. 400 euro tirati fuori direttamente dalla mia carta di debito Revolut, che se non ce l'hai ti consiglio vivamente di farla. Vi lascio sotto il link, scaricate l'app e aprite un conto gratuito in soli 5 minuti. E attenzione, vi arrivano anche 20 euro di bonus. Inquadrate questo QR code. Ma perché dovresti farla, vi chiederete voi? Con Revolut, signori, la vita è semplificata. Partiamo dicendo che quando esci con gli amici, l'app divide in automatico tutte le spese. Non devi più chiamare Giovanni per farti dare indietro i soldi. Puoi fare un conto cointestato, ad esempio se convivi, diventa tutto più facile. E soprattutto smetti di litigare con l'amorosa. Anche tu litighi, Tutti i pagamenti Pago PA sono senza commissioni. Le mie multe ringraziano, e a Milano ne ho prese tante. E per ogni euro che spendete con la carta, accumulate Rep Points, che poi potete trasformare in boni Amazon, Apple, Ryanair e molti altri. Quindi il mio consiglio è non rimanere nell'800. Se non vuoi perderti tutte queste funzionalità, scarica l'app. Con il link che vi lascio in descrizione, vi ricordo, ci sono anche 20 euro di bonus. Ora andiamo a vedere dove mettere sto mega forno. E una volta portato dentro, ho subito capito che era un po' troppo grosso per la posizione che occupava, quindi svitato e ritagliato un po' di panca che avevo costruito prima. Ok, adesso come dimensione il forno ci sta. Perfetto. Ovviamente non starà così in basso, ma almeno la posizione ora è giusta. Subito dopo ho preso le misure e ho ritagliato dei pannelli di legno per chiudere tutte le parti aperte e nascondere meccanismi e carrozzeria dalla macchina. Sembra una cosa molto semplice, in realtà lo è, ma tra cercare i fogli, ritagliare, capire come fare una roba e l'altra passa veramente tanto tempo, abbastanza da accendere anche una luce interna, perché nel frattempo stava diventando sera. E arrivati a questo punto devo iniziare a progettare il bancone per forno e pizza. L'idea sarebbe quella di fare tutto lo scheletro con questi blocchetti di legno 5x5. Una volta finita, sopra gli mettiamo il piano per cucinare. Allora, primo legno lungo 157. E quindi dopo 45 minuti di tagli a avvitamenti vari in posizioni molto scomode, ho completato lo scheletro principale e come da prassi ho fatto la mia classica prova peso per verificare la tenuta. Se regge 75 kg sicuro non avrà problemi con un forno da 15. Salutate il vostro falegname di fiducia. Mamma mia, anziché una pizzeria dovevo fare un camper. Mamma che bello. Ok, abbiamo il via libera per andare avanti. Ho quindi recuperato un pannello per creare il piano sopra. Oh, che bello. Questo qua potrebbe andare bene. Portato dentro, appoggiato, segnato e ritagliato. Ok, giriamolo. 3, 2, 1. È perfetto. L'ultimo pezzettino qua ci siamo. Bene. Signori, ecco a voi il bancone. Madonna, sono stanco. Però sta iniziando a prendere forma, C'ho già voglia di pizza, senti l'odorino di pizza, Il giorno dopo sono andato al Brico a prendere l'imbottitura per la panca che faremo in gomma piuma. Eccola qua, mamma mia che carina che è. Allora, se sulla panca lo mettiamo doppio, 2 volte questo, tagliamo metà e abbiamo fatto dove ci sediamo. Poi uno in più, tagliato anche questa metà per fare lo schienale. 3 totali. Andiamo. E poi ho tirato su la tovaglia classica a quadratini rossi bianchi per pizzeria e copertura per bancone. Altri 84,92 euro da aggiungere al patrimonio che sto spendendo. La tovaglia la mettiamo dopo, iniziamo con questi qui. Ok, la parte brutta la mettiamo all'interno e ora diamo una bella incollata. Ah, che carino! Prende sempre più forma, Con questo qui facciamo lo schienale. Ora, per coprire tutta l'imbottitura, voi non avete visto, ma prima a tornare dal Brico sono passato da un altro negozio a prendere una bella tenda grigia chiara. Questo materiale qui, bello tirato sopra lì, dovrebbe andare abbastanza bene. Però non lo facciamo adesso e non facciamo neanche la copertura del bancone, perché prima, signori, bisogna fare la prova del forno. E questa è una cosa molto importante. Il forno che vedete alla mia sinistra sarà all'interno di questo abitacolo. E dato che la sua temperatura raggiungerà i 450 gradi, vogliamo essere sicuri che nessuno prenda fuoco o che nessuno resti male fisicamente. Quindi facciamo una bella prova con questo termometro nuovo di pacca, accendiamo il forno circa mezz'oretta e vediamo all'interno dell'autovettura a quanti gradi arriviamo. Ok, batteria messa, forno messo, mettiamo dentro anche la piastra, coperchio, perfetto, termometro e accendiamo. Abbiamo una carica del 96%, ci siamo, e dietro qua tac c'è il pulsantino per accendere. 3, 2, 1, tac.
Perfetto signori, giriamo. Allora facciamo un bel 450 gradi e siamo al massimo e abbiamo 14,8 sull'ambiente circostante. Ora mettiamo un bel time lapse, vediamo questo qui quando arriva a 450 gradi quanto è la temperatura nell'abitacolo e da lì si decide se il test è superato. I gradi all'inizio scendono un pochino, ma poi, come potete notare, man mano che il forno si scalda tornano a salire. Dopo circa 20 minuti passano da 14 a 16,5. Ok, piccolo aggiornamento raga, sono circa 20 minuti, qua siamo a 16 gradi e 7, qua siamo arrivati a 450 gradi totali e questa qua è la situazione dentro al forno, completamente bollente. Madonna mia che caldo, via via, chiudi. La temperatura non sembra altissima, però fa un po' di odore, quindi secondo me dobbiamo comunque trovare una soluzione. Aspettiamo altri 10 minuti, un quarto d'ora e vediamo come evolve. E niente raga, situazione dopo 45 minuti totali, abbiamo 18 gradi di temperatura, quindi è salita di 4. La batteria ha retto tutta la potenza del forno, adesso chiaramente l'abbiamo spento, però diciamo che in linea generale la cosa funziona, i materiali sul fianco e dietro non sono caldi da generare qualche pericolo, però per una vivibilità migliore all'interno dell'abitacolo voglio comunque fargli un bel buco qua sul soffitto e mettere una ventola di aspirazione, così manda via il fumo, manda via gli odori e manda via il calore. Allora, primissima cosa, portiamo via il forno. Ora facciamo un bel buco sul soffitto, esattamente in questa posizione qua che è sopra il forno. Andiamo sul tetto e capiamo bene come delimitare il taglio. Ho quindi con la punta del ferro fatto un buco verso il fuori. Madonna mia che fatica. Ho poi tagliato un piccolo rettangolo di cielo per togliere la luce di cortesia. Ora andiamo a vedere quanto misura la botola sopra la roulotte, perché prenderemo in prestito quella lì. Allora, qua abbiamo un 45 per 45. Fatto le misure per capire come replicare lo stesso foro anche sulla Lincoln, e una volta tolto il primo strato di pelle ho preso il flessibile e sono passato alle maniere forti. E adesso raga tagliamo. Lo so, anche io vorrei insultarmi, quindi fatelo pure sotto nei commenti, però il benessere degli ospiti che ci saranno sotto qui è più alto del disagio ad aprire una limousine sul tetto, va bene? Tagliamo. Siamo raga, 3, 2, 1. Oh, perfetto signori, arrivati a sto punto direi ci vediamo al prossimo video.